Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la mattina al mercato, mercoledì 11 ottobre 2023. È tornata la vostra serie preferita sui consigli per gli acquisti, sui nomi di calciomercato, notizie, non notizie, insomma la mattina al mercato con la pausa per le nazionali, con la sosta per le nazionali, è tornata qui con voi. Purtroppo c'è sempre la bancarella di Enrico Boiani, ma per fortuna c'è anche quella di Beatrice Sarti. Ciao Bea, buondì. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Devo dire che da me a Rimini il mercato si è sempre fatto il mercoledì e il sabato. Oggi è mercoledì, quindi giorno perfetto per la mia bancarella con scritto al mercato. Bellissimo. E invece io ce l'ho con scritto la mattina perché al mercato solitamente sono sempre andato di mattina al sabato, anche io con mia mamma. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, la prima cosa che dovete fare assolutissimamente è mettere like a questo video perché ci aiuta tantissimo, non avete idea veramente del supporto che ci arriva e che ci serve anche attraverso i vostri mi piace, e non ci mettete niente a mettere like qua sotto, un commento con altri nomi che vorreste vedere magari per il prossimo episodio o che magari vi incuriosiscono, e la campanella oltre all'iscrizione, perché tanti di voi non sono iscritti a Radio Rossonera, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per avere le notifiche, in modo che non dovete né aprire YouTube né cercare Radio Rossonera, Eh semplicemente sì, arriva la notifica, cliccate sul bannerino, sulla notifica push, come dicono quelli bravi, e potete tranquillamente usufruire dei nostri contenuti. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire sempre, e perché dovete farla, non vi costa niente, ci aiuta tantissimo. Per arrivare alle bancarelle c'è una bancarella un pochino più succosa, un pochino più mm, anche legata al Milan, alle notizie, al possibile mercato di gennaio. È un che è la giocatore mia. che è la tua, come sempre, la tua bancarella è la migliore, lo sappiamo, tanto ormai è così qua. La migliore non lo so se Ma oggi è la sì, migliore, ma sì, però ma sì. diciamo che è un po' nell'aria, diciamo così. La mia invece, esatto, la mia invece è il mio classico consiglio. Dopo aver consigliato Boniface o Boniface, scegliete voi il nome, sta trascinando il Leverkusen. Gran consiglio, appunto. Ecco, ve ne diamo un altro. Bea, partiamo con la tua. È un giocatore di cui avevamo già parlato, lo avrete già sicuramente visto dalla copertina e dal titolo, è Juan Miranda. Sì, e Juan Miranda, come dicevamo, è un giocatore nell'orbita Milan da un po' di tempo. Come vedete dalla scheda è molto giovane perché appunto del 2000, 23 anni, spagnolo, attualmente al Betis. Vedete anche che il suo ingaggio è molto, molto, ma molto abbordabile, fattibile, in linea con i giovani, no, che segue il Milan. Scadenza di contratto molto anche qui attraente perché scade appunto nel 2024. Attualmente il suo valore su Transfermarkt è di 9 milioni e come vedete sia dalla heatmap che dallo schema di Transfermarkt è proprio un terzino sinistro. 1,85 m. Andiamo un attimo a capire i punti salienti di quella che è stata la sua carriera, perché come vedete appunto è un ragazzo molto giovane, però ha già fatto qualche esperienza perché il Barça Under 16 lo acquistò dalle giovanili del Betis, quindi lui è una vecchia conoscenza del Betis, salì fino alla prima squadra del Barça e poi iniziò ad andare in prestito. Prima va in prestito allo Schalke 04, dove non gioca tantissimo, però è comunque un bagaglio di esperienza utile, 12 presenze e 811 minuti, e poi successivamente va in prestito proprio al Betis nel 2020, qui gioca un po' di più perché appunto 1934 minuti, 25 presenze per lui e attenzione, 2 gol e 2 assist, che per un terzino sinistro non è mai male, fino a che il 1° luglio del 2021 va a titolo gratuito proprio al Betis, finisce il suo contratto col Barça e va nella squadra dove ancora oggi milita. La stagione dove ha giocato di più con il Betis è proprio la scorsa, perché gioca 2322 minuti, 3 gol e 5 assist. Non è sempre titolare perché nonostante questo alto minutaggio comunque
ad esempio l'anno scorso ha giocato in Liga 16 partite su 37 e in Europa League 6 su 8, un dato un po' più confortante. Quest'anno come è partito Miranda? È partito con 4 gare da titolare su 8 in Liga e 1 su 2 in Europa League, per un totale fino ad oggi, ma la stagione è appena iniziata, di 363 minuti. Questo è Miranda, questo è Tra Miranda. l'altro aggiungo Sì. anche che non ha avuto chissà quali infortuni, Mm. infatti nel 19-20 un infortunio al polpaccio, 21-22 problemini col ginocchio, un infortunio muscolare, ma dalla stagione 21-22 non sono più stati registrati i suoi infortuni, che non è mai una cosa da sottovalutare. Non è mai da sottovalutare, questo era Miranda, ve ne avevamo già parlato, naturalmente vi abbiamo aggiornato tutte le statistiche anche relative a questo inizio di stagione. È un ragazzo che interessa soprattutto in ottica vice Teo Hernandez, perché ora che siamo nella Attualmente non sosta, c'è. ecco, ora che siamo nella sosta delle nazionali sappiamo bene che Teo con la Juve non ci sarà, Kalulu è ancora un punto di domanda, quindi i due laterali disponibili sono Calabria e Florenzi, presumibilmente Calabria può giocare a destra, Florenzi a sinistra, c'è il giovane Bartesaghi sì, però comunque quella del Viceteo rimane, diciamo, quello del Viceteo rimane un tema da risolvere e Miranda è proprio il nome, uno dei nomi in cima alla lista di Mh. Moncada per Anche perché appunto, come abbiamo detto, il fatto che scada nel 2024 ti permetterebbe di portarlo via praticamente da gennaio in poi a titolo gratuito. Quindi è una cosa che piace. No, da gennaio in poi scusate, però insomma titolo gratuito no, perché diciamo comunque che da scade nel gennaio lui 24. potrebbe accasarsi in un'altra, anzi da febbraio praticamente potrebbe già firmare per la Sì, sua prossima squadra. È ovvio che se il Milan lo vuole a gennaio dovrebbe sì. pagare comunque il Betis una cifra molto molto bassa perché dopo 6 mesi sarebbe gratuito. Ecco, quindi Altrimenti, esatto, se lo vuole per la prossima stagione sa che, se voglio dire, se il ragazzo è convinto si può portare via appunto a 0. questo era Miranda, speriamo che insomma vi abbiamo delucidato ancora di più su questo ragazzo spagnolo che potrebbe vestire la maglia del Milan in futuro come vice Teo Hernandez. E poi c'è la mia di bancarella, Bea. Eh Io, sì, c'è la io, tua. se non si chiamano Victor e se non sono attaccanti, non sono contento. Qui il nome è un po' diverso, ma sempre Victor si chiama, perché parliamo di Gyökeres, Victor con la K, non come Bonifacio, Boniface con la C, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, ha girato anche tanto in Inghilterra, la scorsa stagione aveva giocato, se non sbaglio, in Championship, cioè la Serie B inglese, di fatto, scuola Brighton, o meglio, acquistato dal Brighton nelle giovanili e poi ceduto negli anni successivi, è già un pochino più âgé, se vogliamo, no? Perché è del 98, 25 anni, alto 1,87, ha già firmato un buon contratto con lo Sporting, che lo ha acquistato quest'estate per una ventina di milioni, guadagna 1,3 milioni, come vedete la scadenza è 2028 proprio perché è arrivato quest'estate dall'Inghilterra allo Sporting Lisbona. Ha avuto un avvio di stagione pazzesco. Avevo dubbi? No, assolutamente no. Sta trascinando lo Sporting Lisbona. Infatti il suo valore è lievitato, per Transfermarkt sono 32 milioni di euro. La scorsa stagione, pensa un po' Bea, guarda questi numeri. 50 presenze, 22 gol, 12 assist. Eh beh, Pensa che sono le stesse identiche statistiche in gol e assist di Boniface o Boniface, solo che Boniface ha giocato 5 partite in più, quindi lui le ha fatti in 5 partite in meno, ripeto, in Serie B inglese, però sono comunque numeri interessanti, ancora più interessanti sono i numeri di quest'anno, perché in 9 presenze 8 gol e 2 assist in 800 minuti fa praticamente tantissimo. un gol ogni 100 minuti. Sì. Sono veramente statistiche importanti. Ancora comunque non è vecchio perché ha 25 anni.
caratteristiche, diciamo, non da attaccante esterno adattato, non da giocatore, diciamo, alla Rebic o alla Okafor, per intenderci. Proprio attaccantone. Attaccantone, esatto, prima punta. Lo vedete anche dalla heatmap, perché è un heatmap che è quasi divisa in due, no? C'è una prima area subito dopo la metà campo, che è dove solitamente va a diciamo lavorare i palloni della squadra, quindi un attaccante che scende, gioca, fa salire gli altri, alla Giroud se vogliamo, e poi è un attaccante che però attacca anche la profondità, cioè una volta che ha giocato il pallone si butta dentro, gioca tanto dentro l'area e sta segnando a valanga anche in Europa League. L'Atalanta ne sa qualcosa, quindi è sicuramente un attaccante interessante per il futuro, in attesa che i giovanissimi, i vari Camarda e gli altri della primavera vengano su. Non so se il Milan andrà comunque su Taremi, non so cosa accadrà poi a gennaio nella prossima estate, però con questo Giroud, se non dovesse dare ulteriori garanzie fisiche, con un Okafor che magari è adattato in quella posizione, se deve andare a prendere un attaccante per 3 o 4 anni di ottimo livello, ma senza fare follie, lui potrebbe essere un nome interessante, perché adesso siamo ancora a inizio stagione, vediamo come la finisce la stagione No, anche Gyökeres. perché non è l'attaccante di 20 anni a cui affidi la maglia del Milan, che comunque essere l'attaccante del Milan non è semplice, è comunque un ragazzo che è giovane ma non ha 19-20 anni, quindi ha un po' più di esperienza. E poi comunque un giocatore che ha giocato in Inghilterra, tra le giovanili di squadre di Premier e la Serie B inglese, sta facendo benissimo nel campionato portoghese, che è il campionato da cui avremmo comprato Taremi, per dire, in Europa League pure, contro tra l'altro squadre che conosciamo bene come l'Atalanta, quindi insomma il fatto che questo giocatore tecnicamente come livello ci sia è indubbio, tant'è che avendolo appena acquistato lo Sporting, se lo vorrai un po' dovrai spendere, ecco. Però magari non devi spendere come, che ne so, per David o per altri giocatori più in hype, che hanno più stagioni alle spalle, di certi livelli, eccetera. Ecco, è un nome un po' a metà, però per me è garanzia di gol questo ragazzo qua. Ne ha fatti una marea l'anno scorso, ne sta facendo una marea quest'anno. Andatevi a vedere, magari per chi non lo conosce, andatevi a vedere qualcosina, perché sono gol proprio magari a volte anche non bellissimi, magari anche un po' sporchi, però gol proprio da attaccante vero. E quindi può essere un nome che ci solleticherà, chi lo sa, Bea, chi lo sa. L'attaccante è sempre, l'attesa Sì. dell'attaccante è esso stesso l'attaccante, ti Sì, direi. soprattutto al Milan, perché voglio dire, Eh. sono anni che si cerca di magari mettere una toppa, no, mi rendo conto che oggi prendere un attaccante è qualcosa di molto, molto expensive, no, è una parola inglese che secondo me rende molto l'idea. Cioè un attaccante oggi è veramente una spesa molto importante e soprattutto quando la fai devi essere, non dico certo, perché nel calcio di certo al 100% non c'è niente, però comunque non è facile, non è per niente facile come spesa l'attaccante. Non è facile, no, è facile invece mettere like, fatelo tutti quanti, ve lo ricordo, è facile iscriversi al canale, è facile attivare la campanella, è facile seguire tutti gli altri appuntamenti di oggi di Radio Rossonera a partire da Mattino Milan e poi Chiama Milan, Lanci, il Talk, eccetera, eccetera, eccetera. Stanno arrivando tantissimi contenuti per voi anche sulle giovanili, sulla primavera, sui nuovi acquisti, sui nostri social a proposito dei nuovi acquisti. Curiosità dei nuovi acquisti. Quindi rimanete connessi con Radio Rossonera. Io saluto e ringrazio la regina delle bancarelle, Beatrice Sarti. Bea, grazie. Detta così non è propriamente bella, però ormai è uno dei Ormai miei siamo il re appellativi. e la regina delle bancarelle, dai. Ciao a tutti, a dopo! Ciao, ciao a tutti anche da parte di Enrico Boiani, a presto.